Naviganti del hobby, oggi è una puntata speciale perché non vi parlo solo di un prodotto, di un oggetto, di un modo di fare hobby, ma vi parlo anche di un progetto nostro meraviglioso del canale che sto iniziando con il mio carissimo amico Francesco di Hexagon 3D, che tra le altre questo mese sarà ospite di HeroQuest Café, quindi imparerete a conoscerlo meglio e ci racconterà veramente in maniera più profonda che cos'è oggi la stampa 3D, perché come dicevo anche con lui stamani che era da me in studio a portarmi questa, che ora vi dico cos'è, diciamo che c'è molta differenza fra imparare a stampare molto bene anche quello che serve a te, quindi per esempio nel mio caso le miniature e tutto il resto, io sono diventato abbastanza pratico sui parametri, su sul tipo di resine da utilizzare, eccetera. Ma sapere tutto della stampa 3D è un mestiere, quindi non è la stessa cosa, giusto? Quindi invitiamo lui a HeroQuest Café e oggi invece vi faccio vedere questo progetto che quindi porterò avanti con due sponsor che sono My Dungeon e Hexagon 3D e vi farò vedere che figata sto pensando e quanto vi piacerà questa cosa. Subito dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ovviamente questo progetto in questo momento vi dico già che è praticamente in mano a due sponsor, ma in realtà indirettamente a tre. Allora, uno lo vedete in fondo con la scritta La Mesa para Juego, che ha fatto questo tavolo meraviglioso che mi permette finalmente di sognare cose che prima non potevo sognare e anche di poterle realizzare. E poi i due sponsor attivi nel progetto, che sono My Dungeon, che fa queste meraviglie, e dall'altra parte Hexagon 3D, che stampa queste meraviglie. Allora, Hexagon 3D ha effettivamente delle stampanti all'ultima avanguardia, tipo la H2D, che sarebbe la della Bambu Lab, che è meravigliosa. Avete visto poco fa il time lapse e quindi vi siete probabilmente resi conto di che bomba è quella stampante. Penso che contatteremo anche appunto i produttori di stampanti per pian pianino farvi vedere delle recensioni anche delle stampanti e probabilmente farò una playlist sulla stampa 3D dedicata alla stampa 3D, quindi pian pianino il canale si occuperà sempre di più anche di quello in modo ovviamente parallelo, dove praticamente vi aiuterò insomma a capire come parametrare per esempio le varie stampe, che tipo di resina utilizzare, come cambiare il FEP di un vassoio, come manutenere magari una stampante, eccetera eccetera. Oggi, tornando a noi, vi faccio vedere questo oggetto che è veramente bello, che è la prima casa che abbiamo stampato, in questo caso la B che trovate sul Kickstarter numero 1 di Forgotten Town. Il progetto è quello di costruire una città grande come il tavolo, in stile Mordheim, molto grimdark, e che potrà essere utile anche per Warcry piuttosto che Chaos, forse anche per Warhammer Fantasy, ma ovviamente eliminando un po' di case, quindi il tavolo in quel caso non sarà più una città, ma magari sarà un pezzo di campagna fuori da Forgotten Town, dalla città. Si chiamerà proprio Forgotten Town, faremo una playlist apposita e un po' come ho fatto con HeroQuest Café, parte questo progetto dove uno per uno vi faccio vedere tutti gli oggetti, vi faccio vedere come dipingerli, guardate che bella che è e come è stata scolpita in 3D e stampata, e la cosa bellissima è che i due tetti si possono sganciare per poter giocare all'interno dell'edificio. Una cosa di questo genere e diciamo che più o meno al pubblico riusciremo a venderla tra le altre a 30-35 euro, ok? Quindi sto vedendo, adesso poi sentirò Osè, sentirò i ragazzi di My Dungeon, cercheremo di capire cosa si può fare insieme, eccetera, ma l'intenzione mia è quella di
farvi vedere come costruire il tavolo ed eventualmente fornirvi il tavolo, con un po' come HeroQuest Café se non avete la possibilità di stamparlo da solo, altrimenti sapete che è sufficiente fare il Kickstarter con My Dungeon e quindi stamparvi da solo le cose. Detto questo, diciamo che il progetto appunto è in sostanza quello di creare una playlist dove andremo a giocare alla fine di questa playlist con il tavolo e prima appunto dove impareremo a utilizzare tutta una serie di attrezzature, e qui entra un altro sponsor ancora che è la Green Stuff World. Ovviamente essendo nel team userò moltissime cose di Green Stuff World che saranno utilissime per esempio per costruire il piano del tavolo, che sarà un piano in modo tale che poi si potrà levare o sollevare dal proprio tavolo dove si è giocato e messo magari addirittura in piedi dietro a un mobile, così non dà fastidio in casa. Le casette saranno incastonabili all'interno di questo tavolo. Il tavolo sarà univoco, quindi sarà la città di Forgotten Town, come la interpreto io, e quindi poi giocheremo proprio in Forgotten Town e i vari eroi avranno delle avventure, diciamo, in Forgotten Town. Un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo, è l'ultima, è usare Forgotten Town per le avventure esterne fra una e l'altra di HeroQuest all'interno, e quindi utilizzare le famose regole del libricino che, se vi ricordate, c'è nella playlist come recensione di HeroQuest, che è quello di Outward, questo fan made che permette di usare delle regole per giocare con i personaggi di HeroQuest all'esterno dei dungeon frequentati da loro normalmente, e quindi nella città, nella taverna. Qui avremo la taverna, avremo gli interni della taverna e potremo giocare appunto anche a quello. E poi, volendo, potremo utilizzare questi villaggi per le avventure di D&D e di altri magari giochi di ruolo tipo Weird che ha Forbidden Lands, Trudvang, tutte quelle che insomma le ambientazioni che possono praticamente, Shadow the Demon Lord mi viene in mente, essere comunque, che possono essere molto utili con questo tipo di attrezzature, no? E quindi magari anche nelle Barabba Adventures che stanno per cominciare vedremo magari il nostro amico Barabba, Matteo Barbieri, masterizzare o masterare delle partite all'interno di questo tavolo. Quindi un bel progetto, ragazzi. Io spero che tra le altre vi sia piaciuto anche la stampa 3D di questa meravigliosa casetta che, se guardate, ha quasi la mancanza dei layer. Questo perché è stampata con una bambola che è fantastica, è una stampante che in questo momento riceve voti come 10 lode in tutto, e vedete che li merita tutti, perché di fatto è difficile trovare, se guardate, delle cose che non vanno in un edificio del genere, che non è stampato a resina ma a filamento, il che mi sembra veramente incredibile. Ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione, spero che tutto questo calderone di progetto vi piaccia, perché sto per metterlo in atto da subito e sarà veramente una figata. Allora ragazzi, spero che questo progetto vi sia piaciuto, che vi entusiasmi. Io non vedo l'ora, perché sinceramente solo vedendo questa sul tavolo ho già visto tutto il tavolo realizzato, un po' quando mi è successo con HeroQuest Café, avevo tutto in mente 3 anni prima. Quindi di solito quando la mia mente funziona in questo modo le cose diventano belle dopo, e quindi, perché le faccio diventare belle, deve essere così, no? Cioè, quando sognate una cosa, il sogno non può rimanere nel cassetto e non può rimanere un sogno, va pianificato e in seguito alla pianificazione capire se è realizzabile e realizzato. Quindi questo è quanto, no? Non vedo l'ora di vedere le altre casette, probabilmente ci porterà qualcosa Francesco nei prossimi giorni, lo vedremo appunto nella puntata di HeroQuest Café di questo mese, quindi anche appunto con magari delle nuove case. Ringrazio tantissimo anche José di My Dungeon, perché i ragazzi di My Dungeon ci hanno fornito il materiale di questi 2 Kickstarter, sono veramente belli, e penso che questo tavolo un po' in stile Mordheim, che potrà essere molto utile anche per Warcry e per House o anche Warhammer Fantasy, magari levando un po' di case, sarà veramente molto bello, ma soprattutto ripetibile e volendo acquistabile. Quindi insomma questo è, diciamo, il nocciolo della situazione. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!